Questa minigonna Air13 sembra semplice, ma ogni piega nasce da una precisa costruzione del cartamodello. In questo video analizzeremo il capo e ricostruiremo l'intero modello in Clo 3D, dalla base fino alla simulazione finale. Iniziamo osservando attentamente il capo. La gonna presenta una vita bassa con baschina fino al primo fianco, una sottogonna in viscosa con finitura stropicciata e una gonna esterna in twill di cotone. La linea è leggermente svasata e si sviluppa attraverso tre pieghe a cannoncino sul davanti e una piega centrale sul dietro. Partendo dalla nostra base gonna, ricostruiremo progressivamente tutte le trasformazioni del cartamodello fino alla verifica finale in simulazione. Richiamiamo quindi la nostra base gonna nell'area di lavoro, eliminiamo la metà che non ci occorre e lavoriamo esclusivamente sulla metà davanti e metà dietro. Cloniamo la base con lo strumento clona come linea di referenza. Questa copia rimarrà sempre visibile e ci permetterà di confrontare continuamente la base originale con il modello che stiamo sviluppando. La prima modifica riguarda il ribassamento del punto vita. Selezioniamo il punto vita del davanti e del dietro e utilizziamo lo strumento distanzia come linea interna, impostando una distanza a 5,5 cm. Otteniamo così la linea di taglio che utilizzeremo per separare la parte superiore del cartamodello. Eliminiamo le linee che non ci occorrono, mantenendo però visibile la linea di riferimento della base, che continuerà ad accompagnarci durante tutta la costruzione. Definiamo la lunghezza della sottogonna, che rappresenterà la base dell'intero modello. Stimiamo una lunghezza finita di circa 43 cm, valore già calcolato considerando il ribassamento del punto vita. Posizioniamo quindi un punto a 43 cm, riportiamo il riferimento con le guide e accorciamo sia il davanti che il dietro. Definita la lunghezza, possiamo costruire la prima svasatura. Osservando il modello originale, notiamo una linea piuttosto aperta, ma in questa fase realizziamo solamente la struttura di base, che verrà successivamente ampliata anche grazie all'apertura delle pieghe. Allarghiamo quindi l'orlo del davanti di circa 5 cm e ripetiamo la stessa operazione sul dietro. L'apertura genera un piccolo spigolo all'altezza del fianco. Lo eliminiamo raccordando nuovamente la linea del fianco fino all'orlo, così da ottenere una curva continua ed armoniosa. Per migliorare ulteriormente la linea, spostiamo il punto del fianco per accompagnare in modo più naturale il passaggio tra il punto di massimo fianco ed orlo. La linea della base originale rimane un riferimento fondamentale perché ci permette di valutare con precisione quanto stiamo modificando il cartamodello. Ripetiamo la stessa operazione anche sul dietro, mantenendo la stessa progressione della curva. Successivamente, riportiamo le guide nella posizione originale e verifichiamo che entrambe le metà presentino la stessa inclinazione. Completata la prima svasatura, verifichiamo la continuità dell'orlo. Prima di procedere, infatti, è fondamentale ricostruire correttamente l'angolo retto nel punto di unione tra fianco ed orlo. In questo modo, quando il davanti e il dietro verranno cuciti, la linea dell'orlo risulterà perfettamente continua senza creare spigoli o dislivelli. Selezioniamo quindi il segmento del fianco e utilizziamo aggiunge linea interna perpendicolare. Spostiamo la linea verso il fianco fino ad ottenere una posizione corretta, quindi confermiamo l'operazione, eliminiamo il segmento provvisorio e ricostruiamo la curva dell'orlo con lo strumento curva, mantenendo l'angolo retto sia sul fianco che sul centro davanti. Riportiamo la stessa misura anche sul dietro e ricostruiamo l'orlo con la stessa logica. Osservando il modello originale, la svasatura appare ancora più ampia. Per aumentare l'apertura senza alterare la linea del fianco, utilizziamo parte della profondità delle riprese. Selezioniamo lo strumento pienezza, tracciamo una linea perpendicolare fino all'orlo ed apriamo il davanti di 4,5 cm. Per ottenere la stessa inclinazione anche sul dietro, utilizziamo una guida e ripetiamo l'operazione fino a far coincidere l'apertura dei due pezzi. In questo modo aumentiamo ulteriormente l'ampiezza dell'orlo, mantenendo perfettamente allineato il fianco davanti con il dietro ed evitando qualsiasi torsione durante il montaggio. Terminata l'apertura, eliminiamo i piccoli spigoli creati dalla rotazione e ricostruiamo nuovamente le curve del davanti e del dietro, mantenendo sempre l'angolo retto nei punti di chiusura. Ora la svasatura corrisponde molto più fedelmente al modello originale. Prima di costruire la baschina, eliminiamo la piccola ripresa del davanti. Una ripresa di queste dimensioni produrrebbe soltanto un piccolo difetto visivo, quindi preferiamo trasferire la sua profondità sul fianco. Misuriamo innanzitutto la linea vita, che deve rimanere pari a 22 cm, quindi spostiamo il fianco verso il centro di 6 mm. Eliminiamo la ripresa, raccordiamo nuovamente la curva del punto vita e ricostruiamo il fianco mantenendo una linea morbida e continua. Controlliamo infine che la lunghezza del fianco del davanti coincida con quella del dietro. Se necessario, eseguiamo ancora una piccola correzione,
fino a riportare entrambe le misure in perfetta corrispondenza. Possiamo ora costruire la baschina, che in questo modo sostituisce una tradizionale cintura e arriva fino al primo fianco. Stabiliamo un'altezza di 8 cm. Selezioniamo il punto vita del davanti e utilizziamo distanza come linea interna impostando una distanza a 8 cm. Ripetiamo la stessa operazione sul dietro e procediamo con il taglio. Eliminiamo le linee di referenza non più necessarie e ricostruiamo i due elementi della baschina. Sul davanti la costruzione è già corretta, mentre sul dietro uniamo i due elementi verificando che le lunghezze coincidano perfettamente e, se necessario, effettuiamo una piccola correzione. Infine, ripristiniamo il dritto filo sul centro dietro, così da mantenere corretto il riferimento del cartamodello anche nelle fasi successive. Ripetiamo l'operazione di eliminazione della piccola ripresa rimasta sul dietro, così come vi ho fatto nel davanti. A questo punto abbiamo completato la struttura principale della gonna, abbiamo definito la lunghezza, costruito la svasatura e realizzato la baschina. Passiamo al posizionamento del filetto sul dietro, che presenta un dettaglio asimmetrico. Sul dietro sinistro troviamo un unico filettone alto circa 1,2-1,4 cm, mentre sul lato destro è presente un doppio filetto. Selezioniamo Crea rettangolo interno e realizziamo il rettangolo lungo 13 cm e alto 1,2 cm. Posizioniamolo a circa 4,5 cm dal centro dietro e utilizziamo come riferimento in altezza il vertice della vecchia ripresa. Incliniamo infine il rettangolo seguendo la direzione del taglio della gonna, mantenendo il più possibile parallelo alla linea della baschina. In questa fase ci occupiamo esclusivamente del corretto posizionamento, rimandando la costruzione completa del filetto a un approfondimento dedicato. Duplichiamo il davanti e il dietro della base appena realizzata ed eliminiamo la linea di riferimento che ormai non ci occorre più. Lavoreremo ora sulla gonna esterna, che dovrà risultare più corta della sottogonna, così da lasciare visibile il bordo della fodera. Selezioniamo l'orlo e utilizziamo distanza come linea interna, impostando il valore di 4 cm. Con lo strumento taglia eliminiamo la parte eccedente e otteniamo la lunghezza definitiva della gonna esterna. Prima di procedere, controlliamo nuovamente gli orli e raccordiamo eventuali piccoli spigoli creati durante le trasformazioni. Possiamo ora predisporre il modello per la costruzione delle pieghe. Duplichiamo il dietro con duplica simmetricamente con cucitura, così da ottenere entrambe le metà del cartamodello. Eliminiamo la tacca centrale, uniamo il centro dietro e rimuoviamo la modifica collegata. Convertiamo quindi la linea tratteggiata rimasta in linea interna, che utilizzeremo come asse della piega. Selezioniamo lo strumento pieghe e percorriamo la linea interna dal punto vita verso l'orlo. Nella finestra delle impostazioni scegliamo piega cannoncino. Impostiamo una profondità di 4 cm sia nella parte superiore che in quella inferiore. La linea verde rappresenta la piega interna, mentre la linea rossa identifica il fondo piega esterno. Sul fondo piega esterno aggiungiamo un punto a 7,5 cm dal punto vita, poiché questo tratto rimarrà cucito, mentre la parte inferiore della piega sarà libera di aprirsi. Inseriamo infine due tacche di riferimento che, dopo la simulazione finale, verranno trasformate in punti interni, così da rimanere nascoste all'interno della cucitura. Passiamo ora al davanti. Il modello presenta 3 pieghe a cannoncino. Iniziamo dalla piega nella metà del davanti, suddividiamo a metà la linea del punto vita e ripetiamo la stessa operazione anche sull'orlo. Uniamo i due punti con una linea interna che diventerà l'asse della piega. Selezioniamo lo strumento pieghe, percorriamo la linea dal punto vita verso l'orlo e scegliamo ancora piega a cannoncino. Anche in questo caso impostiamo una profondità di 4 cm, sia nella parte superiore che in quella inferiore, ed aggiungiamo anche qui il punto di riferimento a 7,5 cm, impostando le tacche. Duplichiamo ora il davanti seguendo lo stesso procedimento utilizzato per il dietro. Eliminiamo il riferimento centrale del centro davanti, uniamo le due estremità e rimuoviamo la modifica collegata. Convertiamo quindi la linea tratteggiata in linea interna, così da poter utilizzare nuovamente lo strumento pieghe. Selezioniamo la linea interna, scegliamo ancora piega a cannoncino e impostiamo la profondità di 4 cm. Come nelle pieghe precedenti aggiungiamo un punto a 7,5 sulla linea esterna della piega, per il tratto destinato alla cucitura. Completiamo infine il riferimento inserendo le relative tacche. A questo punto tutte le pieghe del modello risultano costruite e pronte per il montaggio. Prima di iniziare l'assemblaggio, predisponiamo anche il riferimento per l'inserimento della zip. Sulla linea del fianco sinistro posizioniamo una tacca a 2 cm dalla linea del fianco.
Questo riferimento verrà utilizzato durante il montaggio della zip e ci permetterà di mantenere un posizionamento costante durante tutta la costruzione. Possiamo ora ricostruire definitivamente le baschine. Duplichiamo sia quella del davanti che del dietro e prepariamole come elementi indipendenti dal cartamodello. Inseriamo tutte le tacche di riferimento nei centri e sui fianchi. Questi riferimenti faciliteranno sia la simulazione che il successivo assemblaggio del capo. Con tutti i componenti del cartamodello ormai completati, possiamo predisporre il capo per la simulazione. Iniziamo definendo tutte le cuciture principali, cuciamo i fianchi della gonna e chiudiamo la profondità delle pieghe. Ogni piega viene inizialmente cucita su se stessa e successivamente fissata anche sul lato esterno del cannoncino, limitatamente al tratto di 7,5 cm che abbiamo definito in precedenza. In questo modo la parte superiore rimane stabilizzata, mentre la parte inferiore può aprirsi liberamente durante l'indosso. Completiamo quindi le cuciture tra la gonna e la baschina, sia sul davanti che sul dietro, verificando che tutti gli elementi risultino correttamente collegati prima della simulazione. Per ricavare la fodera, richiamiamo nuovamente il davanti e il dietro della base iniziale che avevamo conservato durante le prime fasi della costruzione. Da questi elementi otteniamo la fodera definitiva per il modello. La fodera verrà successivamente assemblata con la baschina della gonna esterna e cucita lungo i fianchi, unendo correttamente il davanti e il dietro. In questo modo, la sottogonna risulterà leggermente più lunga della gonna esterna, riproducendo fedelmente il modello originale. Terminata la costruzione del cartamodello, possiamo passare alla simulazione sul nostro avatar. Questa verifica ci permette di controllare il comportamento delle pieghe, l'equilibrio della baschina e il rapporto tra la gonna esterna e la sottogonna, apportando gli ultimi affinamenti prima della realizzazione definitiva del modello. Se osservi solo il capo, vedi una gonna. Se impari a leggerne la struttura, puoi ricostruirla, modificarla e progettare nuovi modelli. È questo l'obiettivo del metodo Morphocode. Nei prossimi tutorial continueremo ad analizzare nuovi modelli per comprendere come ogni scelta costruttiva influenzi forma, volume e comportamento del capo. Ci vediamo nel prossimo progetto Morphocode.